Come recensione speciale di Halloween mi sono detto che un film horror sarebbe stata una scelta troppo banale, per cui ho scelto un film di Natale. Ma non sono impazzito, ma provate a pensare cosa c'è di più terrificante di un cinepanettone. Oggi parliamo di Natale da chef. Premetto che è in assoluto la prima volta nella mia vita che guardo un cinepanettone. Spero che qualcuno apprezzi l'immenso sforzo che ho fatto immolandomi per voi. Però il fatto che sia stato il primo mi potrebbe portare ad essere un po' meno critico del dovuto, il che è sia una cosa negativa sia una cosa positiva, a seconda del punto di vista. Gualtiero Saporito, interpretato da Massimo Boldi, un aspirante chef convinto del suo genio, ma bravo solo a preparare dei disgustosi miscugli, è ingaggiato dal presidente di una compagnia di catering in occasione della gara d'appalto per il G7. Egli ha fatto un patto con il suo rivale che gli avrebbe estinto tutti i debiti nel caso lui avesse perso la gara. Direte voi, cosa c'entra col Natale? Nulla. Durante il periodo di Natale si svolge il G7, ma all'interno del film il G7 ricopre un massimo di 10 minuti di scene. Per la maggior parte il film si svolge durante la gara d'appalto, che naturalmente non si svolge a Natale. A partire dalla forzatura per cui per forza dovesse centrare il Natale, si può facilmente intuire che dall'idea della trama, che volendo è anche accettabile, è poi tutto in discesa. Nella commedia italiana esiste questa idea che se una battuta la fai in dialetto è più divertente. Ci sono dei comici che hanno fatto di questa cosa il loro cavallo di battaglia, come ad esempio Biagio Izzo, e ciò è decaduto nel fatto che la cosa divertente sia effettivamente il dialetto. Di nuovo, probabilmente ho io un senso dell'umorismo particolare. Quelle volte in cui il dialetto caratterizza un personaggio e la comicità sta nel fatto che tutti gli altri non lo capiscono, per quanto sia abusato, alle volte funziona, ma quando è gratuito io non capisco proprio dove sia la parte divertente. Sarà perché nella mia vita ho avuto a che fare con un sacco di dialetti, per cui bene o male li capisco un po' tutti, ma a maggior ragione una gran quantità di dialetti tutti insieme, per uno che magari conosce a stento il proprio, potrebbe risultare in una difficile comprensione. È chiaro che al dialetto siano riservate delle battute, che tutto sommato se vengono perse non è una gran tragedia, ma appunto significa che la sua unica funzione è di essere comico e semplicemente non lo è. Stiamo parlando ovviamente di un cinepanettone, e quali caratteristiche possono descrivere meglio questo genere se non sessismo e battute sul sesso? Una delle varie storyline del film comincia proprio mettendo enfasi sul problema del sessismo di uno dei personaggi, ma al di là del fatto che si sfocerà tranquillamente anche più di una volta nella molestia, alla fine non si risolve niente. O meglio, la situazione di tensione che si era creata si risolve, ma il personaggio sessista non ha imparato niente, e se possibile il pubblico ha imparato che una donna può essere comprata con il sesso, o che qualsiasi donna può essere indotta al sesso in cambio di denaro. In un'altra storyline, una bella ragazza non può avere altra caratterizzazione se non essere una specie di spogliarellista. Per l'esattezza è una che esce dalle torte durante gli addii al celibato, per cui automaticamente può essere definita un troione. C'è tutta una parte di film che ruota intorno al personaggio della vedova Lina Renghi, interpretata da Milena Vukotic, in cui non si fa altro che ripetere fino alla nausea che una donna della sua età non può essere piacente, detto in una profusione di modi diversi decisamente meno altolocati, e in un modo così insistente che sembra stiano cercando di convincerci. Però, invece di tutto questo pippone, potevo invitarvi a pensare solo a tutta la comicità che possa essere stata prodotta nei confronti della maialina Mia. Per quanto io sappia da diverse fonti che da quando il duo Boldi-De Sica si è diviso, tutto il filone si è avviato verso l'inevitabile decadenza, personalmente ho ringraziato tutte le divinità dell'Olimpo per il fatto che non ci fosse Christian De Sica. Non che Massimo Boldi sia meglio di lui, ma se Boldi lo trovo solo stupido, De Sica lo trovo profondamente odioso. Ovviamente questo è un giudizio prettamente personale, e anche per questo non sono neanche troppo sicuro di poter essere oggettivo nel valutare la recitazione dell'uno o dell'altro. Posso sicuramente dire che Boldi è stato probabilmente il peggiore di tutti all'interno del film. Non ho ancora capito perché Milena Vukotic si presti a questi film, ma per quanto il suo personaggio fosse continuamente soggetto a comicità, si vede che lei è un'attrice, probabilmente l'unica vera attrice di tutto il cast. Mi è piaciuta anche Rocío Muñoz, sebbene non sia stata resa giustizia al suo personaggio. Lei era quella che usciva dalle torte. Nonostante il suo personaggio, Perla, fosse più importante di suo marito Felice, per quanto quest'ultimo non fosse minimamente a conoscenza della sua attività, mi è sembrato che Perla e il suo lavoro fossero descritti e valutati principalmente dal punto di vista del marito, e più in generale da un punto di vista
prettamente maschile. Per cui anche solo da questo, se mai volessimo ignorare tutto il resto, mi sembra abbastanza palese che regia e sceneggiatura siano stati affidati a uomini e che probabilmente anche il target del film sia composto principalmente dall'uomo etero medio. In generale i personaggi sono tutti caratterizzati pochissimo e anche quando la caratterizzazione sembra un po' più forte si intravede un barlume di intelligenza e di emancipazione femminile, si rivela essere tutto fumo e niente arrosto. Se poi è un arrosto cucinato da Gualtiero Saporito, può anche succedere che ti ritrovi con una malattia esantematica cronica. So che probabilmente ora potrei risultare poco credibile, ma in effetti mi aspettavo di peggio. Devo essere sincero, non mi sono annoiato. Cioè sì, era tutto molto brutto, ma col fatto che c'erano diverse storyline, probabilmente si è creato un buon dinamismo. E tutto sommato il film è filato abbastanza liscio. Sicuramente non è un film da guardare mentre mangi. Molti personaggi e molte scene erano totalmente inutili, o comunque dovevano solo far ridere, ma tanto con me non attacca. Però non lo so neanche immaginare se il film si fosse rivelato anche lento e noioso. Avete mai visto questo o altri cinepanettoni? Cosa ne pensate? Questo sottogenere cinematografico è davvero in decadenza? Io lo spero fortemente. Iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi qui e a tutti gli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo dei film sbagliati al momento sbagliato, per il momento è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!